perché un produttore di batterie o comunque sia un produttore di qualsiasi cosa dovrebbe comprare questo al posto di un fornitore di macchinari industriali cinese o italiano-cinese, ovvero aziende che mettono solo il marchio Made in Italy e poi Ciao, sono Francesco Marfisi, un ingegnere diventato commerciale. Ti porto all'interno della mia vita professionale. Il main topic di oggi è la trappola del prezzo del B2B. Parlerò di CAPEX, OPEX e la verità sul TCO, ovvero Total Cost of Ownership. In italiano, costo totale di proprietà. Se vendi nel B2B e nel 2026 credi di avere macchine di qualità a buon prezzo, hai già perso. Perché? Perché ad oggi, se sei un produttore o comunque un commerciale che vende macchinari industriali in Italia o in Europa, hai già perso contro i cinesi o comunque con tutte quelle realtà dove il costo della manodopera, della materia prima è molto inferiore rispetto a un'azienda italiana. Ok? Quindi si parte già sconfitti se andiamo con il prezzo. Stesso discorso, cosa vuol dire essere un'azienda di qualità? Il mio macchinario è di qualità. Cosa significa? Facciamo un passo indietro e, prima di tutto, oggi per essere credibile come commerciale, come sales o comunque sia come valore aggiunto per un produttore di prodotti che possono essere batterie o quel che sia, essere di qualità non vuol dire nulla, o meglio, la qualità, quindi la garanzia del tuo macchinario, deve essere il biglietto da visita. In mercati di macchinari complessi, avere solo macchinari con garanzia durabili nel tempo non è la sola che vende, altrimenti il ruolo del commerciale verrebbe meno. Un'azienda avrebbe bisogno solo di un'area di produzione, di un magazzino, di un e-commerce e il gioco è fatto. È qui che entra in gioco il sales manager o il commerciale. Perché? Perché tante volte chi deve acquistare, quindi il decision maker o l'operation manager o il purchasing manager, deve scegliere un macchinario, ma tante volte non sa e non conosce a cosa va incontro. Troppo cari. Se ti dicono che sei troppo caro, lì entra in gioco la tua persona, la tua posizione lavorativa, perché è qui che il venditore deve dare valore. Si sente tanto spesso parlare bisogna dare valore, bisogna creare valore, ma cosa vuol dire in effetti, in soldoni? Entriamo in dettaglio. Essere caro cosa vuol dire tradotto in termini facili? Che il tuo interlocutore sta parlando del CAPEX, ovvero del costo dell'investimento. Ad esempio, io devo vendere un macchinario per stagionare dei prosciutti, ok? Quindi il tuo interlocutore sta prendendo in considerazione un CAPEX di 100.000 euro, ok? È stato stabilito dal consiglio d'amministrazione, FCO, non so, e tu parti da questo CAPEX stabilito dal tuo prospect, dal tuo cliente, che è di 100.000 euro. Bene, e sei caro perché magari la tua macchina costa 150.000 euro. Bene, qui entra in gioco il commerciale, il tecnico commerciale che conosce bene il processo, il prodotto finale e argomenta. Come bisogna argomentare questo? Introducendo il TCO, ovvero Total Cost of Ownership, per dirla in italiano, costo totale di proprietà. Che cos'è? È una sommatoria di CAPEX più OPEX. Cosa sono gli OPEX? Sono i costi operativi di una macchina. All'interno di questo OPEX ci sono
costi di manutenzione annua, costi di fermi produttivi, costi energetici e tanti altri costi che variano a seconda dell'installazione del tipo di prodotto macchinario che si sta proponendo. Il più delle volte l'OPEX, ovvero i costi operativi, incidono molto di più a lungo termine rispetto al CAPEX. Per intenderci, se stai installando una macchina che dura almeno 10 anni, ma nel mio caso specifico ho macchine che girano da 30 anni e in questo momento stanno producendo un prodotto, ad esempio ossido di piombo, tornando a noi facciamo un calcolo conservativo. A 10 anni gli OPEX sono molto più importanti rispetto al CAPEX ed è qui che entra in gioco il ruolo del sales manager, perché bisogna mettere sul tavolo e fare un confronto con ovviamente un competitor o una macchina messa a confronto con la tua e tiri giù i numeri. Quindi è fondamentale, se sei un commerciale, aspirante commerciale o un ingegnere come me che vorrebbe diventare commerciale, iniziare a capire queste cose, soprattutto se sei nel mercato B2B e vendi macchinari industriali, linee di produzione e quant'altro. Il CAPEX è importante e il 90% dei manager si focalizzano solo sul CAPEX. È fondamentale far capire l'OPEX, ovvero i costi operativi. Facendo un esempio nel mio mercato, ovvero mercato delle batterie al piombo, nello specifico produzione di ossido di piombo con mulini abrasivi e o camere di stagionatura per la stagionatura delle piastre. Credo che siamo i più costosi al mondo o uno dei più costosi al mondo. Allora perché un produttore italiano, europeo, ma anche indiano dovrebbe scegliere un macchinario con un CAPEX molto più elevato dei cinesi e asiatici e il più delle volte più alto anche degli stessi italiani? Per quale motivo dovrebbe scegliere CAM? E voglio dire, ad oggi abbiamo venduto tanti impianti nel mondo, dal Brasile fino al Kazakistan, e ne stiamo vendendo ancora. Perché? Perché evidentemente a lungo termine il guadagno sta nell'acquistare una macchina con OPEX più basso rispetto al CAPEX. Quindi è fondamentale far capire questo ai principali attori che hai di fronte, che possono essere il FCO, possono essere l'operation, il financial, CEO, engineering e quant'altro, perché il vero costo e quindi il guadagno finale dell'azienda sta lì, quindi nei costi operativi. Vendere nel B2B significa guidare il tuo prospect, cliente, potenziale cliente, verso una scelta consapevole basata su dati certi. I dati certi che sono ovviamente CAPEX, ma soprattutto OPEX. Questo è fondamentale. Io sono Francesco Marfisi, un ingegnere diventato commerciale. Se anche tu sei interessato ad una professione da commerciale e vieni da un ambito tecnico, seguimi perché farò solo video di questo genere. Alla prossima puntata, ciao!